Bentornati a EU Factor, il nostro appuntamento settimanale con le politiche europee che siamo lieti di confermare anche per l'anno prossimo. Chi ci ha seguiti la settimana scorsa l'ha già scoperto, si chiamerà EU Factor Next, ma prima facciamo un passo indietro. Il progetto EU Factor 2023 si è concluso con l'evento organizzato alla Chiesa di San Domenico a Forlì nell'ambito di un bellissimo festival, il Festival del Buon Vivere, al quale hanno partecipato tutti i partner del nostro progetto, Innova Coop, Cooper Diem, Area, Studio Sunset, Tutti Frutti, e naturalmente ringraziamo anche Stenic che ci ha permesso di svolgere questo evento in una location bellissima e sul palco. Ve ne abbiamo già parlato la settimana scorsa con gli studenti dell'Istituto San Vitale di Parma, nostri conduttori per un giorno. Questa volta altri studenti di una classe quinta, quella dell'Istituto Marcucci di Forlì, sono stati i nostri interlocutori. Questi studenti studiano sistemi informativi e aziendali, li abbiamo conosciuti e soprattutto abbiamo posto loro alcune domande sul loro sentirsi europei, quanto e come. Vediamo. Sono della classe quinta sia dell'Istituto Carlo Matteucci. Ti senti europeo? Sì, anch'io. Sì, io mi sento europeo, e però più italiano perché sono nato in Italia ovviamente. Però ci vorresti andare in Europa, un Erasmus, un Interrail? Beh sì, un Interrail sì, mi piacerebbe, principalmente nelle regioni di Francia, Germania e anche Lussemburgo, Olanda soprattutto, e basta. Un anno sabbatico in Francia forse. Francia? O Spagna. Voi siete una generazione che dà per scontato il fatto di essere europea? Penso che molti non sappiano di preciso cosa intendiamo per europeo, quindi no, non lo penso. Non lo pensi? E oggi vi ha fatto capire qualcosa sulla necessità di imparare qualcosa di più sulle istituzioni europee? Certamente, infatti è stato molto utile. Loro sono avvantaggiati in questa scuola perché c'è storia e poi studiano diritto, per cui l'Unione Europea, tutti gli elementi che caratterizzano l'Europa ci sono nel percorso di studi che loro fanno e si fa esperienza. Quest'anno la proposta è un viaggio della memoria attraverso l'Europa con la visita al Parlamento di Strasburgo, è un viaggio di tutte le quinte della scuola Ragioneria di Forlì. Insomma, saranno accontentati gli studenti del Marcucci di Forlì che avranno in futuro esperienze europee, magari anche un po' meno insidiose di quella legata alle terribili domande poste dal professor Fabio Casini, parte integrante del nostro progetto durante l'evento a Forlì. 3 i quesiti, il primo sul significato della parola coesione. Poi un secondo quesito sul raggiungimento della carbon neutrality e poi una domanda sulla futura rete Wi-Fi for EU, cioè una rete che di fatto fornendosi a tutti i cittadini europei definisce la connessione come un diritto. Sicuramente la risposta più interessante e anche più sbagliata è stata quella sulla carbon neutrality. 3 erano le opzioni proposte dal professor Fabio Casini, la più vicina al 2035 e quella corretta al 2050. Però attenzione, in questo particolare frangente l'ipotesi di una carbon neutrality al 2035 è anche un messaggio da parte di questi giovani che dicono quale che sia l'obiettivo dell'Unione Europea, noi vorremmo che venisse raggiunto prima del previsto ed è uno spunto molto interessante che abbiamo condiviso tra le altre cose con Lorenzo Fabbri che fa parte di Raduni, radio universitarie e anche del progetto Eurofonica, già caro al compianto Antonio Megalizzi. Parliamo allora con lui di questa fretta che i ragazzi hanno dimostrato di avere risposte concrete sull'ambiente. Ha dato le risposte forse più divisive e molti studenti pensavano che infatti l'Unione Europea avesse stabilito di raggiungere l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2035, che è purtroppo molto difficile perché già quello del 2050, che era la risposta giusta, è abbastanza impegnativo, cioè ci dobbiamo muovere in poche parole. Però ecco, questo ci ha fatto capire come il tema sia molto sentito dai ragazzi e che in realtà non sono così disinteressati e pigri come spesso tante persone dicono, anche un po' per convenienza, ma anzi sono molto attenti a questo tema dell'ambiente. Quello che si può fare è sicuramente impegnarci al meglio delle nostre possibilità e cercare sempre nuove vie creative per
portare avanti questo progetto e cercando di avvicinare più menti possibili. E insomma dobbiamo fare la nostra parte nel nostro piccolo comunicando, ma anche con grandi scelte politiche per valutare efficacemente le strade migliori verso un futuro migliore anche dal punto di vista ambientale. E di futuro ci ha parlato l'ospite d'onore del nostro evento conclusivo a Forlì, un importante divulgatore scientifico, si chiama Eugenio Radin e il suo canale Instagram White Whale Café conta ben 104.000 follower. Sentiamo allora cosa ci ha detto Eugenio sul concetto di futuro. La chiave sono sempre le relazioni, quindi come dicevo oggi il futuro è una cosa che noi non riusciamo a prevedere, ci proviamo da millenni e da millenni facciamo grandi buchi nell'acqua, quindi dobbiamo smettere di cercare di fare gli oracoli, di predire il futuro, ma scegliere il nostro futuro, cioè scegliere in che futuro vogliamo vivere e questo futuro per forza di cose sarà un futuro di relazioni, di comunità, quindi dobbiamo anche scegliere come costruire questa comunità e credo che due armi importantissime che abbiamo a disposizione per farlo siano il pensiero, quindi la filosofia, il linguaggio che ci permette di esprimere questo pensiero e che poi ci permette di trasformarlo in azione. Il segreto è cercare di trovare il modo per interessare un argomento, quindi un argomento può essere molto complesso, io parlo di argomentazione, quindi una cosa che nei manuali è molto grigia, molto definizione, esempio, e la chiave è quella di trovare un aggancio con la realtà, perché alla fine la realtà interessa a tutti, quindi io ad esempio parlo di Kant usando la frutta e questo interessa molto di più, no? Quindi il segreto secondo me è quello, trovare un aggancio con la vita di tutti i giorni, con la quotidianità, con quello che i ragazzi e anche i non ragazzi vivono tutti i giorni. Allora, ringraziamo Eugenio Radin che ha già promesso di tornare a trovarci per EUFactor Next 2024. Ringraziamo Raduni, Radio Universitaria e ringraziamo anche Zainet, un'altra rete molto interessante di informazione alternativa proiettata verso i giovani che ha dedicato al nostro progetto EUFactor un approfondimento sul suo sito web. Europarlamentari per un giorno, gli studenti alle prese con emendamenti e normative al Centro Esperienza Europa David Sassoli di Roma che hanno conosciuto grazie a una delle nostre storie di coesione, ci hanno anche citati ringraziandoci per questa bella esperienza. È un evento molto bello al quale tra l'altro ricordiamo tutte le scuole si possono candidare, basta che un referente di classe invii una mail e poi lì in base alle disponibilità viene fornita la possibilità di fare questa bella esperienza. Nella prossima edizione di EUFactor, EUFactor Next, c'è una novità molto importante riguardo le storie di coesione che diventeranno internazionali, ma avremo modo di parlarne a tempo debito, dovete aspettare poco, nelle prossime settimane. Nel frattempo vi annunciamo che sono state pubblicate tutte e 12 le storie di coesione del primo anno di EUFactor, quella alla Mala Testiana di Cesena, seguita anche dall'ultima, quella realizzata con il consorzio dei pescatori di Goro, che ha le prese con le insidie del granchio blu, ma intanto costruisce il suo futuro anche grazie a fondi europei. E allora vi diamo appuntamento alla settimana prossima, anzi, next!